Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porto a Zante, siamo in Grecia. Put your broken rib off, wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, still be up. Don't care about the place we found. We'll still be up, still be up. We're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the... Welcome to Zante. Siamo pronti per un'altra fantastica esperienza, un altro viaggio. Seguitemi ragazzi. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. Mi sto spostando verso il nord dell'isola, in direzione del faro, dove ci sono le spiagge più rocciose, le spiagge più caratteristiche, immerse al centro della natura. Come potete vedere, questa Xigia Beach, una delle spiagge più belle dell'isola. Ci troviamo al di sotto di questa montagna, questa spiaggetta piccolina, e l'acqua è un paradiso, perché al nord le spiagge sono quelle più naturali, quelle meno turistiche, quelle più selvagge se vi piace un tipo di vacanza diversa, mentre invece al sud troviamo quelle spiagge con distese grandissime, ombrelloni organizzate, molto più turistiche. Dai, bando alle ciance, è arrivato il momento di tuffarvi e benvenuti a Zante, oppure Zakynthos. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep. Sono all'interno di una grotta e c'è questa piccola spiaggetta alle mie spalle, la vera spiaggia è lì sulla destra. Questi sono ad esempio paesaggi, queste grotte naturali, che in Grecia se ne trovano veramente tanti. L'unica cosa è uscire dai percorsi turistici e dirigersi verso le destinazioni un po' più ricercate. Questa grotta è un qualcosa di incredibile, veramente una location fantastica per rilassarti con gli amici e magari berti anche una birretta all'interno. Andiamo. I thought was gone, sitting in my pocket, in plain sight, all alone. Ho appena parcheggiato il quad in una località chiamata Agios Nikolaos, dove c'è uno dei porti dove partono tutte le escursioni che vanno alla Grotta Blu. Sto entrando in questo ristorante, si chiama La Storia, è una taverna locale con tantissime pietanze greche e anche tantissimi piatti di pesce. Andiamo dentro e vediamo un po' se mi stupiranno con il loro cibo, perché tutti voi sapete che quando si parla di cucina io sono un buon gustaio. Andiamo. In direzione del faro si trova un'altra delle spiagge più belle di Zante, che a breve vi mostrerò. Questa è un po' differente perché bisogna arrivare soprattutto alla montagna dove è posizionato il faro e ci sono circa un 100-150 scalini che vi porteranno scendendo a picco direttamente su questa spiaggia paradisiaca. Questa non è una vera e propria spiaggia, c'è una piattaforma con 3 trampolini diversi. Abbiamo questo trampolino e probabilmente sarà a 15 metri, un altro a 10 e un altro a 3. Quindi è un posto veramente bello. Se vi piace tuffarvi dalle altezze, venite qui, l'acqua è profonda, è cristallina e... Zante. Come ultima destinazione per la giornata sono arrivato al Navajo Beach, che è una delle spiagge più famose di Zante, oppure chiamatela Zakynthos come volete voi. La spiaggia si trova al di sotto di questa roccia ed è famosissima perché molti anni fa una nave si è arenata. Purtroppo non sono stato fortunato e non posso visitare la spiaggia perché
pochi giorni fa una parte della montagna alle mie spalle è crollata, quindi hanno dovuto sfollarla perché c'erano tantissimi turisti e il governo ha deciso di chiuderla. Non si sa ancora poi quando la riapriranno. Però per tutti voi che venite in questo luogo è fantastico per i paesaggi, le montagne, però per vedere la spiaggia c'è un piccolo terrazzino dove veramente dovete fare una fila per vedere una piccola porzione della spiaggia. Per tutti voi che avete il drone venite, fatelo volare perché vedete certi paesaggi spettacolari. Però per tutto il resto c'è un sentiero sterrato dalla parte destra del terrazzino dove la maggior parte delle persone lo fanno. Non so quanto possa essere legale, però si arriva alla montagna di fronte, siete molto lontani e si può vedere parte del relitto, però ne vale la pena perché è un posto magico, soprattutto se venite al tramonto. Adesso per me è arrivato il momento di ritornare perché sono le 7 di sera, il sole inizia a scendere, le temperature scendono, sono sul quad e non mi sono portato nessuna giacca, quindi ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi! Quanti, quest'oggi inizio la mia seconda giornata a Zante e mi dirigerò verso le spiagge al sud, ossia le spiagge più organizzate, con queste distese di sabbia lunghissima bianca e il mare cristallino, partendo da San Nicolas Beach, che è una delle spiagge più belle, situata tra Banana Beach e una parte dove si fanno delle immersioni dove l'acqua è realmente cristallina. Quindi andiamo e vi mostrerò questa nuova zona di Zante. Ieri abbiamo finito tutta l'area del nord e quest'oggi mi dirigerò a sud e nel pomeriggio sarà una sorpresa per tutti voi, quindi seguitemi. L'acqua è cristallina. In questa località le spiagge sono come piacciono a me, queste distese lunghissime, l'acqua non è neanche tanto fredda, non ci sono scogli, solo qualche montagna intorno, è uno spettacolo. Vado ragazzi, fa un caldo oggi, ci sono 30 gradi, vado e mi tuffo nelle acque di Zante. Approfitto per dirvi due cose di Zante. Questo posto non lo raccomando alle persone che vanno dai 30 anni a salire per il semplice fatto che c'è un pubblico molto giovane. Ieri sono andato a Laganas per passare la serata e la maggior parte dei ragazzi che ho incontrati penso erano dai 16 anni ai 23-24 anni, quindi anche la tipologia di locali, la musica non è bellissima, molto commerciale, fanno un po' un mix di tutto, i drink non sono buonissimi, diciamo è un ambiente, se cercate ambienti più selezionati, un ambiente dove divertirvi con bella musica, bere un buon drink o anche vedere persone della vostra età, ragazzi, Zante per me non è la destinazione che state cercando. Zante è una destinazione che venite a fare se cercate delle spiagge con la sabbia bianca e il mare cristallino e tanto relax. Poi comunque l'isola è abbastanza grande, quindi vi direi sempre fittate un motorino oppure fittate un quad per spostarvi. Sono appena arrivato ad Agios Sostis, mi sto rilassando un po' sul quad perché dopo 50 minuti che ho guidato mi fermo un attimo. In questa località c'è un porto e si trova solo a 10 minuti di quad o di motorino da Laganas, che è la località dove si concentra tutta la movida notturna di Zante. Da qui prenderò una barca che mi porterà su Cameo Island, ossia l'isolotto dove si possono ammirare le tartarughe, dove le tartarughe durante la stagione dell'accoppiamento vanno lì per depositare le uova, però quella è una parte che ormai è stata chiusa al pubblico per ovvi motivi e hanno fatto benissimo, quindi seguitemi, mi immergerò e spero di vedere qualche tartaruga, perché tra le avventure che ho fatto nel mondo le tartarughe libere così nel mare non le ho ancora viste, quindi andiamo. Cameo Island è questa che vedete alle mie spalle e siamo alla ricerca delle tartarughe perché siamo all'interno di un'area protetta e siamo circondati da tartarughe. L'unico problema è a trovarle. Infatti adesso stiamo un poco girando nella baia, l'acqua è fantastica e appena vediamo una tartaruga immediatamente mi tolgo la camicia e mi immergo, voglio vederla il più vicino possibile, sempre rispettando gli animali perché vanno rispettati, ragazzi. In questo momento stiamo entrando all'interno di una grotta, guardate che bellezza questo posto. Non è cosa, ci sono troppe meduse all'interno della grotta, quindi si ritorna sulla barca.
visitare grotte naturali come questa, parchi naturali, è una delle mie passioni, perché si scoprono dei posti veramente fantastici e poi all'interno non sai mai quello che trovi, ed è la cosa più eccitante dell'avventura. Ragazzi, il mare si sta agitando, il sole sta scendendo, ritorniamo di nuovo al porto. Volevo ringraziare il mio amico Zakis per avermi ospitato sulla sua bellissima barca. Lui fa parte di una compagnia, il proprietario, che si chiama Crystal Sea, quindi se venite a Zante mi raccomando contattateli, poi vi lascio tutti i link in descrizione, così venite a fare il tour con lui, una persona squisita e vi porterà a vedere i posti più belli che si trovano a Zante, nella parte di sud. Ciao ragazzi! Appena consegnato il quad da Pharos Rental Car, uno dei migliori provider per quad, scooter, macchine, qualsiasi cosa vi serve a Zante. In descrizione sempre vi lascerò il link. Ragazzi, come sempre, se il video di Zante vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao ragazzi, si entra in macchina e si va in aeroporto. Ciao a tutti, alla prossima!